Lezione 1. Città in cambiamento. È interessante notare come alcune città un tempo piene di attività abbiano perso importanza nel tempo. Sì, è affascinante pensare a come l'importanza di certi luoghi possa cambiare a causa di vari fattori. Esatto. I cambiamenti economici, gli spostamenti demografici e i progressi tecnologici giocano tutti un ruolo in questo. Giusto. Le città che prosperavano grazie alle industrie potrebbero decadere quando queste ultime si trasferiscono altrove o diventano obsolete. Mi chiedo come le comunità di quelle zone si adattino a questi cambiamenti, soprattutto quando ne risentono i loro mezzi di sussistenza. È sicuramente una sfida, ma alcune città riescono a reinventarsi puntando sul turismo o su nuove industrie. Sì, e questa resilienza può portare alla rivitalizzazione, dando nuova vita ad aree che sembravano dimenticate. Assolutamente sì. È stimolante vedere come le persone possano unirsi per forgiare una nuova identità per la propria città. Penso che sottolinei l'importanza della flessibilità e della creatività nella pianificazione urbana e nella costruzione della comunità. Lezione 2. Nuovi amici. Di recente mi sono trasferito in una bella casa nuova e sto iniziando a conoscere nuovi amici del quartiere. Fantastico! Fare nuove amicizie può davvero aiutarti a sentirti a tuo agio in un posto nuovo. Assolutamente sì. È bello avere persone con cui entrare in contatto, soprattutto quando ci si trova in un ambiente sconosciuto. Sì, e avere una comunità di supporto può fare la differenza durante la transizione. Sono d'accordo. A proposito di nuovi amici, ho un pesce rosso, e non credo che nemmeno i pesci rossi sappiano sorridere, ma sembra che il mio abbia un atteggiamento felice. Che carino! È divertente come gli animali domestici possano portare gioia e compagnia nelle nostre vite, anche se non riescono a esprimerla come noi. Esatto. Guardarlo nuotare in giro mi riempie la giornata di calma e felicità. Gli animali domestici hanno davvero il potere di risollevarci l'umore, non è vero? Certo che sì. Penso che avere una piccola creatura di cui prendersi cura aggiunga un tocco piacevole all'ambientamento. Lezione 3. Superare il nervosismo. Se qualcosa ti rende nervoso, ricorda che siamo qui per aiutarti a superarlo. Grazie. È confortante sapere di avere il vostro sostegno, soprattutto quando si affronta qualcosa di nuovo. Esatto. A volte ci sentiamo tutti nervosi, ed è del tutto normale. Sì, ma sapere di poter contare sugli amici mi aiuta a gestire meglio queste emozioni. Certo. Cosa posso fare per aiutarti a calmare i nervi? Penso che anche solo parlarne possa aiutare, e forse un po' di incoraggiamento sarebbe utile. Assolutamente. Ce la puoi fare. Fai un passo alla volta e ricorda che è normale sentirsi insicuri. Grazie. Apprezzo il vostro sostegno, significa davvero molto per me. In qualsiasi momento. Possiamo affrontarlo insieme e so che ne uscirai più forte. Lezione 4. Fare affari in Angola. Ho notato che fare affari in Angola è un processo estremamente lento e può rivelarsi molto impegnativo. Sì, è vero. La burocrazia può rendere difficile per gli imprenditori portare a termine le cose in modo efficiente. Esatto. Sembra che districarsi tra le normative possa rappresentare un ostacolo significativo per molte aziende del posto.
Ed è un peccato perché l'Angola ha un potenziale enorme, grazie alle sue risorse naturali e alla sua cultura vivace. Sì, ma senza un processo semplificato, ciò può scoraggiare investimenti e opportunità di crescita. Sono d'accordo. Concentrarsi sul miglioramento delle infrastrutture e delle comunicazioni potrebbe davvero aiutare le aziende a prosperare. Certamente. Si tratta di creare un ambiente che favorisca l'imprenditorialità e l'innovazione. Certamente. Con il giusto supporto, l'Angola potrebbe assistere a un'impennata delle attività imprenditoriali, a vantaggio di tutti. Spero che le riforme future possano avere un impatto positivo e incoraggiare la crescita nella regione. Lezione 5. Competizione nello sport. Tuttavia, ci sarà senza dubbio una forte concorrenza da parte di paesi che tradizionalmente hanno avuto squadre molto forti nello sport. Sì, è vero. Sarà dura per i nuovi contendenti sfondare tra le potenze consolidate. Esatto. L'esperienza e l'allenamento che derivano da una solida tradizione sportiva possono essere difficili da battere. E questi paesi spesso dispongono di solidi sistemi di supporto per i loro atleti, il che può dare loro un vantaggio. Sì, ma è anche emozionante vedere i team emergenti emergere e sfidare lo status quo. Certamente. Aggiunge un elemento di imprevedibilità alle competizioni, rendendole più emozionanti da guardare. Sono d'accordo. Ogni torneo potrebbe potenzialmente presentare una nuova squadra che sorprenderà tutti. Sì, ed è questo che rende lo sport così avvincente. La possibilità di una storia da sfavorito esiste sempre. Mantiene vivo lo spirito di competizione e incoraggia gli atleti a impegnarsi per raggiungere la grandezza, indipendentemente dal loro background. Lezione 6. Piani per esterni. Mi sembra un'ottima idea. Dovremmo portare qualcosa, tipo snack o acqua, per la nostra gita. Sì, portare con sé degli spuntini è sempre un'ottima idea. Ci mantiene pieni di energia mentre siamo in esplorazione. Sono d'accordo. Inoltre, avere qualche rinfresco può rendere l'esperienza ancora più piacevole. Esatto. Adoro fare un piccolo picnic ammirando il paesaggio. Anch'io. È un modo perfetto per rilassarsi e godersi la natura. Sì, e condividere il cibo crea sempre un senso di cameratismo durante le uscite. Esatto. Che spuntini pensi che dovremmo preparare? Forse un po' di frutta, noci e panini potrebbero essere un buon mix. Sembra delizioso. Mi assicurerò di portare anche molta acqua per rimanere idratato. Lezione 7. Scelte salutari. La tua routine in palestra sembra fantastica. Sì, cerco di mangiare sano per raggiungere i miei obiettivi di fitness. Fantastico! L'alimentazione è una parte fondamentale per mantenere uno stile di vita sano. Assolutamente sì. Credo che ciò che mangiamo possa avere un impatto significativo sulle nostre prestazioni e sui nostri livelli di energia. Sì, ed è fondamentale trovare un equilibrio tra il piacere del cibo e il fare scelte nutrienti. Esatto. Sto cercando di integrare più cibi integrali e verdure nei miei pasti. Questa è una mossa intelligente. Gli alimenti integrali forniscono nutrienti essenziali di cui il nostro corpo ha bisogno. Sì, e spesso hanno un sapore molto migliore rispetto alle alternative lavorate. Sono completamente d'accordo.
Cucinare con ingredienti freschi può essere davvero gratificante. Davvero. Credo che preparare i pasti in anticipo mi aiuti a mantenere le mie abitudini alimentari. Lezione 8. Pasta a prezzi accessibili. Pasta. Sembra perfetta. È costosa da preparare? No, è abbastanza conveniente, soprattutto se si utilizzano ingredienti semplici. Che bello sentirlo. Adoro i piatti che siano deliziosi e al tempo stesso economici. Esatto, puoi preparare un pasto fantastico senza spendere una fortuna. Sono d'accordo. Inoltre, la pasta è così versatile che puoi condirla con diversi sughi e condimenti. Sì, ed è facile da preparare, il che lo rende un'opzione preferita da molti. Mi piace molto il fatto che sia possibile personalizzarlo in base ai propri gusti o preferenze alimentari. Assolutamente sì, che preferiate la classica marinara o qualcosa di più avventuroso, la pasta è la soluzione ideale. Penso che dovremmo assolutamente organizzare presto una serata a base di pasta, sembra molto divertente. Lezione 9. Progetti creativi. Partire da una semplice cornice potrebbe essere una buona idea per un progetto creativo. Sì, è un ottimo suggerimento. Permette molta espressione personale e creatività. Esatto. Puoi decorarlo in tantissimi modi, con vernice, stoffa o anche con elementi naturali. Sì, ed è un modo meraviglioso per mettere in mostra le tue foto o opere d'arte preferite. Mi piace anche l'idea di farne un regalo, le cornici personalizzate danno sempre un senso di specialità. Assolutamente sì, dimostra attenzione e impegno, cosa sempre apprezzata. Inoltre, può essere un'attività divertente da fare con gli amici o la famiglia. Sì, lavorare insieme può creare ricordi duraturi e al tempo stesso essere produttivi. Penso che questo potrebbe essere un progetto perfetto per il fine settimana, dovremmo assolutamente provarci. Lezione 10. Allineare l'istruzione agli obiettivi. La nostra istruzione dovrebbe essere in linea con i nostri obiettivi a lungo termine per garantire che siamo sulla strada giusta. Assolutamente sì, è fondamentale scegliere corsi e programmi che supportino le nostre aspirazioni future. Sì, avere una visione chiara di ciò che vogliamo realizzare può guidare le nostre decisioni. Esatto. Studiare diventa più significativo quando sappiamo come si inserisce nei nostri piani generali. Sono d'accordo. È importante cercare opportunità che ci aiutino a crescere e a sviluppare le competenze necessarie. Sì, e anche entrare in contatto con dei mentori può fornire spunti preziosi sui campi che abbiamo scelto. Ottima osservazione. Il networking può aprire porte e portare a nuove opportunità. Assolutamente sì. Si tratta di essere proattivi e di prendersi carico del nostro percorso formativo. Credo che con la giusta mentalità e le giuste risorse possiamo creare un futuro di successo per noi stessi. Lezione 11. Nevicate in tutto il mondo. È affascinante come in molte parti del mondo la gente non veda mai la neve. Assolutamente. È difficile immaginare un inverno senza quella coltre bianca che ricopre il terreno. Sì, e la neve cade solo quando l'atmosfera è sufficientemente umida. È vero. Le condizioni devono essere perfette perché si formi la neve, e non è così ovunque.
Esatto. Alcune regioni hanno climi che semplicemente non consentono la neve, come i deserti e le zone tropicali. Sì, ed è interessante pensare a come i modelli meteorologici varino così drasticamente in tutto il mondo. Davvero. Mi chiedo come facciano le persone nei climi più caldi a vivere le feste invernali senza neve. Ottima osservazione. Potrebbero avere tradizioni diverse che riflettono il loro ambiente. Sì, e può essere un promemoria di quanto sia vario il nostro mondo in termini di clima e cultura. Lezione 12. Mini avventure. Andare in bicicletta in città è come vivere una piccola avventura ogni volta che ci si sale sopra. Sono completamente d'accordo. Ogni attrazione offre qualcosa di nuovo da scoprire, che si tratti di un parco nascosto o di un nuovo bar. Esatto. Mantiene le cose emozionanti e non sai mai cosa potresti incontrare. Sì, e la libertà di pedalare ti consente di esplorare zone che altrimenti ti perderesti in auto. È vero. Inoltre, è un ottimo modo per mantenersi attivi e godersi la vita all'aria aperta. Assolutamente. Adoro la sensazione del vento tra i capelli mentre pedalo. È un'esperienza davvero rinfrescante. Hai un itinerario preferito che ti piace percorrere? Sì, c'è un bel sentiero lungo il fiume, perfetto per andare in bicicletta e con viste meravigliose. Sembra fantastico. Credo proprio che prima o poi dovrò unirmi a te in questo viaggio. Lezione 13. Famiglia musicale. La musica è una parte molto importante della mia vita, la mia famiglia è molto musicale. Fantastico! Avere una famiglia di musicisti può creare un'esperienza culturale davvero ricca. Sì, mio padre suona la chitarra e spesso mi insegna alcune delle sue canzoni preferite. Che bello! Imparare la musica da un familiare può creare un legame così forte. Assolutamente sì. Crea un legame speciale e ci permette di condividere momenti attraverso la musica. Sì, ed è fantastico che tu abbia qualcuno che ti ispira e ti guida nel tuo percorso musicale. Penso che aiuti a mantenere viva la tradizione di famiglia e spesso organizziamo delle jam session insieme. Sembra davvero divertente. Deve essere un ottimo modo per rilassarsi e godersi la reciproca compagnia. Certamente. La musica ha un modo unico di unire le persone, non è vero? Lezione 14. Raccolta dati. Raccoglierò i dati necessari per la nostra discussione, in modo che possiamo prendere decisioni informate. Ottimo! Avere informazioni concrete ci aiuterà a comprendere meglio la situazione. Sì, e ci fornirà anche un quadro più chiaro quando presenteremo le nostre idee al team. Esatto! Credo sia fondamentale basare le nostre discussioni sui fatti piuttosto che sulle supposizioni. Sono completamente d'accordo. Le decisioni basate sui dati tendono ad essere più efficaci nel raggiungere i risultati desiderati. Sì, e apprezzo il tuo impegno nella ricerca approfondita, fa davvero la differenza. Grazie. Credo che la preparazione sia fondamentale, soprattutto quando si discutono argomenti importanti. Assolutamente! Ci riuniamo domani per esaminare i risultati e fare un brainstorming sui prossimi passi. Sembra un piano. Non vedo l'ora di discuterne e di scoprire quali spunti scopriremo. Lezione 15.
comfort nell'assistenza sanitaria. Andare dal medico può essere un po' spaventoso, ma sapere che i dottori e gli infermieri sono molto gentili aiuta. Sì, è importante sentirsi a proprio agio e supportati in queste situazioni. Assolutamente sì. Il loro lavoro è farti stare meglio e hanno davvero a cuore il tuo benessere. Esatto. Credo che un team sanitario compassionevole possa fare la differenza durante una visita. Sì, ed è rassicurante sapere che sono preparati a gestire le nostre preoccupazioni con professionalità. Certamente. Ci ricorda che non siamo soli in queste esperienze. Loro sono lì per aiutarci. Sono d'accordo. Avere un atteggiamento positivo da parte degli operatori sanitari può alleviare molta ansia. Sì, e incoraggia i pazienti a comunicare apertamente le loro preoccupazioni. Ritengo che la trasparenza sia fondamentale per costruire la fiducia nel rapporto paziente-operatore sanitario. Lezione 16. Vigili del fuoco pionieri. È una delle prime donne pompiere della sua zona, e questo è incredibilmente stimolante. Sì, è incredibile vedere le donne abbattere le barriere in settori tradizionalmente dominati dagli uomini. Assolutamente. Jennifer lavora sodo ogni giorno, dimostrando che dedizione e coraggio non conoscono genere. Sì, ed è importante che le ragazze vedano modelli di riferimento come lei in diverse professioni. Esatto. Dimostra che possono intraprendere qualsiasi carriera che li appassiona, indipendentemente dagli stereotipi. Sono d'accordo. Il suo impegno verso il suo lavoro e la comunità è davvero encomiabile. Sì, e penso che incoraggi gli altri a sfidare le norme e a lottare per realizzare i propri sogni. Certamente. È entusiasmante vedere come la diversità nella forza lavoro possa portare a un cambiamento positivo. Spero che più donne si sentano incoraggiate a unirsi a lei e a intraprendere una carriera come vigili del fuoco e, in altri settori. Lezione 17. Routine di corsa. Anche a me piace correre. È un modo fantastico per mantenersi in forma e liberare la mente. Sì, ma le mie vecchie scarpe non mi vanno più bene. Credo sia giunto il momento di comprarne un nuovo paio. È importante. Avere le scarpe giuste può davvero influenzare la tua esperienza di corsa. Assolutamente. Ho notato che i miei piedi iniziano a farmi male dopo le corse più lunghe, il che è un segnale che ho bisogno di scarpe nuove. Sì, e un buon paio può migliorare le tue prestazioni e aiutarti a prevenire gli infortuni. Esatto. Ho cercato delle buone opzioni che offrano supporto e comfort. Ottima idea. Vale la pena investire in scarpe di qualità per migliorare la tua routine di corsa. Sì, e non vedo l'ora di provare nuovi sentieri non appena avrò l'attrezzatura giusta. Non vedo l'ora di unirmi a voi. Correre in posti nuovi è sempre un'avventura. Lezione 18. Pianificazione del viaggio. Sì, ho prenotato un soggiorno in un delizioso boutique hotel per il nostro viaggio e penso che ci piacerà. Sembra fantastico. Gli hotel boutique hanno spesso un fascino e un carattere unici. Esatto. Mi piace il fatto che spesso offrano un'esperienza più personalizzata rispetto alle catene più grandi. Sì, e l'attenzione ai dettagli può davvero rendere un soggiorno memorabile. Assolutamente sì. Non vedo l'ora di esplorare anche la zona intorno all'hotel. Anch'io.
È sempre bello scoprire tesori nascosti in una nuova città. Sì, e penso che avremo la possibilità di provare un po' di cucina locale mentre saremo lì. Assolutamente sì! Il cibo è una parte fondamentale del viaggio e non vedo l'ora di concedermi qualcosa di buono. Sarà un viaggio fantastico, sono davvero emozionato per i nostri progetti. Lezione 19. Tagine saporito. Che sapori aveva il tagine che hai mangiato? Ho sentito dire che ha un mix perfetto di spezie. Oh, era incredibile! Il tagine aveva un mix perfetto di spezie aromatiche che rendeva ogni boccone delizioso. Sembra fantastico. Adoro il modo in cui i piatti marocchini combinano spesso elementi dolci e salati. Sì, e la carne tenera cucinata con le verdure creava un sapore ricco e confortante. Posso solo immaginare come le spezie si fondano durante la lenta cottura. Esatto! Esalta davvero il piatto, rendendolo ancora più gustoso nel tempo. Penso che dovrei provare a preparare il tagine a casa, sembra un'avventura culinaria divertente. Certamente! Una volta che hai gli ingredienti giusti, cucinare è davvero gratificante. Non vedo l'ora di sperimentare ricette diverse e trovare quella che mi piace di più. Lezione 20. Rilassarsi insieme. Rilassarsi dopo una settimana impegnativa sembra l'ideale. Abbiamo limiti di budget per questo viaggio? Bella domanda! Credo che dovremmo pianificare attentamente per assicurarci di rimanere entro i nostri limiti. Sì, e ci aiuterà a goderci il nostro tempo senza preoccuparci di spendere troppo. Esatto! Stabilire un budget ci permette di dare priorità a ciò che è più importante per il nostro viaggio. Sono d'accordo. Possiamo stanziare fondi per attività, pasti e qualsiasi esperienza speciale desideriamo vivere. Sì, si tratta di trovare un equilibrio tra il divertimento e l'essere responsabili. Penso che possiamo divertirci moltissimo senza rinunciare al budget. Assolutamente sì! Pianificare in anticipo renderà il nostro viaggio piacevole e senza stress. Non vedo l'ora di iniziare la nostra avventura, soprattutto considerando tutta la pianificazione attenta che stiamo facendo. Lezione 21. Generi preferiti. Fantastico! Hai qualche genere preferito quando si tratta di libri? Mi piacciono molto i romanzi gialli, c'è qualcosa nel risolvere enigmi che mi tiene incollato. I romanzi gialli sono fantastici. La suspense e i colpi di scena possono essere davvero avvincenti, non è vero? Assolutamente! Mi piace il modo in cui mi stimolano a pensare in anticipo e a mettere insieme gli indizi. Sì, e la soddisfazione di svelare il mistero prima della grande rivelazione è imbattibile. Esatto! Hai un libro o un autore di gialli preferito? Agatha Christie mi piace molto, le sue trame sono così intricate e ben congegnate. È un classico. I suoi personaggi sono sempre così ben delineati, il che aggiunge profondità alla storia. Sono d'accordo. È interessante come le sue storie riflettano spesso anche le problematiche sociali del suo tempo. Lezione 22. Isola remota. Di recente ho letto di un'isola molto piccola che dista più di 4.000 chilometri dalla Nuova Guinea. È affascinante. Posso solo immaginare quanto isolato debba essere, data la distanza.
Sì, è straordinario pensare alla cultura e allo stile di vita unici che potrebbero avere gli abitanti. Assolutamente sì. L'isolamento può portare a tradizioni e stili di vita molto diversi. Mi chiedo come gestiscano le risorse e gli scambi commerciali con la terraferma, se lo fanno. Giusto. Deve essere piuttosto impegnativo mantenere uno stile di vita sostenibile su un'isola così remota. Sì, e mi piacerebbe sapere come si adattano all'ambiente e quali innovazioni creano. Assolutamente sì. Isole come questa hanno spesso storie affascinanti da raccontare sulla resilienza e l'ingegno. Credo che esplorare luoghi del genere potrebbe offrire spunti incredibili sull'adattamento e la sopravvivenza umana. Lezione 23. Evoluzione della tecnologia. Quindi, cosa ci riserva il futuro della tecnologia? Sono d'accordo che continua a evolversi a un ritmo notevole. Sì, è incredibile la rapidità con cui si fanno progressi, spesso cambiando la nostra vita quotidiana in modi inaspettati. Esatto. Basti pensare a come gli smartphone hanno trasformato la comunicazione e l'accesso alle informazioni. Assolutamente. Hanno reso tutto più comodo, ma sollevano anche interrogativi sulla privacy e sulla sicurezza. Sì, e con ogni nuovo progresso dobbiamo valutare le implicazioni che ne derivano. È un gioco di equilibri, non è vero? Accogliere l'innovazione tenendo conto dei suoi effetti sulla società. Certamente. Mi chiedo quale sarà la prossima grande svolta e come plasmerà il nostro futuro. È entusiasmante pensarci ed è essenziale rimanere informati e adattabili man mano che emergono nuove tecnologie. Sì, essere proattivi può aiutarci a sfruttare al meglio questi cambiamenti, mitigandone al contempo i potenziali svantaggi. Lezione 24. Cena fatta in casa. Una serata deliziosa mi sembra perfetta. Non vedo l'ora di gustare insieme del cibo fatto in casa. D'accordo. Prepariamola per voi, rendendola la migliore cena fatta in casa possibile, con i nostri piatti preferiti. Sì, e cucinare insieme può essere molto divertente, è un ottimo modo per creare legami e condividere idee. Assolutamente sì. Inoltre, è gratificante creare qualcosa di gustoso partendo da zero. Cosa hai in mente per il menù? Penso che un piatto di pasta potrebbe essere un successo. Sembra delizioso. Potremmo accompagnarlo con un'insalata fresca e del pane fatto in casa. Perfetto! Mi piace l'idea di fare tutto da zero, aggiunge un tocco personale. Sì, e possiamo sperimentare con i sapori per rendere il pasto ancora più speciale. Non vedo l'ora. Sarà una serata memorabile, all'insegna del buon cibo e della buona compagnia. Lezione 25. Ambiente online positivo. Ottimo approccio. Creare un ambiente online positivo è fondamentale per tutti. Assolutamente sì. Aiuta a promuovere interazioni sane e incoraggia le persone a esprimersi liberamente. Sì, e quando le persone si sentono al sicuro online, è più probabile che partecipino alle discussioni e condividano le proprie idee. Esatto. È fondamentale promuovere la gentilezza e il rispetto nelle comunità online. Sono d'accordo. L'implementazione di linee guida e moderazione può davvero aiutare a mantenere un'atmosfera positiva. Certamente.
Si tratta di costruire una comunità solidale in cui tutti si sentano apprezzati. Sì, e anche piccole azioni, come fare complimenti agli altri o offrire un feedback costruttivo, possono fare molto. Assolutamente sì. Crea un clima che incoraggia gli altri a fare lo stesso, creando un effetto a catena. Penso che tutti noi possiamo contribuire a migliorare lo spazio online, e tutto inizia da noi. Lezione 26. Valorizzare la creatività. Quando si parla di arte, il cuore e l'anima valgono molto, devi decidere quanto pensi che valga uno scrittore. È un pensiero profondo. Riflette davvero il modo in cui percepiamo il valore della creatività e dell'impegno nel nostro lavoro. Esatto. Ogni artista porta con sé la sua prospettiva unica, e questo ha un valore intrinseco. Sì, ed è importante riconoscere che la creatività spesso implica vulnerabilità e coinvolgimento emotivo. Assolutamente sì. Il valore che attribuiamo al lavoro di un creatore può influire sulla sua fiducia e sulla sua propensione a condividere. Sono d'accordo. Sostenere gli artisti riconoscendone il valore può favorire la crescita di una comunità creativa fiorente. Sì, e incoraggia più persone a esprimersi e a coltivare le proprie passioni. Esatto. Si tratta di valorizzare i diversi contributi che la creatività apporta alle nostre vite. Credo che riconoscere questo valore possa ispirare le future generazioni di artisti a continuare a creare. Lezione 27. Imparare dalle esperienze. Da tutto ciò che accade possono nascere cose belle, anche dagli insuccessi. L'anno scorso mi sono rotto una caviglia camminando su un marciapiede ghiacciato. Oh no, sembra doloroso e frustrante. Come l'hai affrontato? All'inizio ero molto scoraggiato, ma ho cercato di concentrarmi su ciò che potevo imparare da questa esperienza. Che mentalità fantastica! È incredibile come le sfide possano insegnarci resilienza e adattabilità. Esatto. Ho imparato ad apprezzare le piccole cose, come poter camminare senza provare dolore. Sì, e deve averti dato una nuova prospettiva sulla salute e sulla mobilità. Assolutamente sì. Mi ha ricordato di essere grata per il mio corpo e di prendermene cura. Penso che sia una lezione preziosa per tutti noi. Come ti senti ora? Molto meglio, grazie. Da allora sono stato più attento durante l'inverno. Lezione 28. Sapori classici. Se stiamo pensando ai dessert, perché non provare qualcosa di classico? Che ne dici della vaniglia? Sembra semplice, ma è sempre un piacere per tutti. La vaniglia ha un sapore così ricco e confortante. Esatto. È versatile e può essere abbinato a tantissimi ingredienti diversi. Sì, e può essere la base perfetta anche per dessert più elaborati. Adoro il modo in cui la vaniglia riesce a valorizzare un piatto, che si tratti di gelato, torta o persino crema pasticcera. Certamente. Inoltre, usare un estratto di vaniglia di alta qualità può fare un'enorme differenza nel gusto. Sono d'accordo. Vale la pena investire in buoni ingredienti per esaltarne davvero il sapore. Sì, e rende l'intera esperienza di preparare e gustare un dessert ancora più speciale. Non vedo l'ora di preparare qualcosa di delizioso, i sapori classici non passano mai di moda. Lezione 29.
comprendere le aspettative. Mantenere il contatto visivo durante le conversazioni ci aiuta a comprendere le aspettative e le emozioni dell'altro. Assolutamente sì. Dimostra che sei coinvolto e sinceramente interessato a ciò che l'altra persona sta dicendo. Sì, e può creare un senso di fiducia e di connessione tra le persone. Esatto. Quando guardi qualcuno negli occhi, l'interazione diventa più personale. Sono d'accordo. È affascinante come il linguaggio del corpo possa comunicare così tanto senza bisogno di parole. Sì, ed essere consapevoli di questi segnali non verbali può migliorare notevolmente le nostre capacità comunicative. Certamente. Si tratta di essere presenti e attenti alla persona con cui si sta parlando. Credo che mettere in pratica questo metodo possa portare a conversazioni più profonde e significative. Assolutamente sì. Più ci capiamo, migliori possono diventare le nostre relazioni. Lezione 30. Insegnare la pittura. Wow, è impressionante. Hai mai pensato di insegnare pittura ad altri? Grazie. Ci ho pensato, ma non ero sicuro di essere bravo. Sono convinto che saresti fantastico. Condividere la tua passione può ispirare gli altri a esplorare la propria creatività. Che bella idea! Immagino che insegnare possa anche approfondire la mia comprensione dell'arte. Esatto. Quando insegni, spesso impari ancora di più sul tuo mestiere. Sì, e potrebbe essere gratificante vedere gli altri crescere e sviluppare le proprie competenze. Assolutamente sì. Inoltre, è un ottimo modo per creare una community di artisti che condividono i tuoi stessi interessi. Mi piace l'idea. Forse dovrei iniziare con un piccolo workshop e vedere come va. Sembra un piano perfetto. Penso che ti piacerebbe e che anche altri trarrebbero beneficio dalla tua conoscenza.